la ricordate lei? Sarei un bugiardo a dire che tutto questo non mi mancava. And it goes like this. Get in your car, don't need to kiss. We would talk for hours and lie on the backseat. And when we're back tonight, when everything changes, you and I'll go back to Le gare in salita. Che spettacolo! Mi avevano stregato dal primo secondo nel quale ho potuto viverle. Più precisamente qualche tempo fa con la Niken al campionato italiano Spoleto. Mi ero promesso che sarei tornato su una moto vera. Più precisamente la mia vecchia compagna di avventure, la BMW S1000 RR modalità mitragliatore. La salita, dopo tutto, è adrenalina, amicizia, pericolo. Sono solo 3 ingredienti del magico mondo nel quale sto per portarvi. Tenetevi forte, perché sarà uno spettacolo. Bene, iniziamo con le cose basilari. Siamo alle saline di Volterra, ultima tappa del campionato europeo velocità in salita che si svolge insieme al CIFS, che è il campionato italiano velocità salita. Io personalmente correrò nell'europeo, che farà anche classifica insieme all'italiano. Quindi diciamo così, iniziamo leggeri. Per chi non è molto pratico ve lo spiego in 2 parole. Si chiude un tratto di strada pubblica, come potete vedere. Siamo esattamente in una strada dove tutti i giorni passano macchine, moto e via dicendo. Tu, in questo caso io, contro il cronometro. Chi ci mette di meno vince. C'è la classifica generale con dentro quad, sidecar, moto, 1300, tutto, e poi quella di categoria. Ovviamente per me la 1000 Superbike, come potete anche vedere qui di fianco a me. E oltre a correre nella 1000 Superbike, correrò con la mia vecchia BMW, e non è un'altra BMW uguale, è proprio la mia. Questa moto è stata comprata dal buon Riccardo. Chi ha visto il mio video della mia storia lo conosce, se non l'avete visto andatelo a vedere perché è veramente bello. Riccardo è il boss del team RCM, come potete ben vedere qui dal cupolino codino, esattamente, ed è anche il team che si sta lottando l'europeo e l'italiano con il buon Bottalico, ormai si può dire il viso della velocità in salita italiana. Adesso ragazzi è il momento di andarsi a vestire perché è già il turno delle prime prove libere per saggiare queste curve che non ho mai visto. Quando ho raccontato ai miei amici che avrei partecipato all'ultima di Europeo Salita, mi hanno guardato strano, anzi preoccupati. Mi chiedevano: ma non hai paura di andare in strada a quelle velocità in mezzo a muretti, strapiombi e guardrail? Non ti basta la pista? È difficile da spiegare, forse è un controsenso, ma qui mi sento più sicuro. Tu, la tua moto e il nastro d'asfalto, una danza a 3 da fare in completa apnea. Vaglielo a spiegare cosa si prova. In una sola parola: libertà. Vacca boia! Avrò fatto 60 battiti 190, cazzo. Sta a caso troppo tardi, stavo per finire insieme a quelli lì che stavano guardando. Smettila di pigliarmi per il culo, Marcello, perché t'ho visto che hai chiuso, da qua si vede. Ma sto qua, sto qua.
qua, cioè, quando si arriva su nella salita che si parla, si discute, c'è una regola principale che mi sembra che tutti siano d'accordo, o sbaglio? Sarebbe? Che ragazzi della salita piace la figa. Oh! E diciamolo, cazzo. Minchia, la polizia! Maresciallo, non ci prendi. Pistole nella Fendi. Capite perché è incredibile questo ambiente? E perché mi mancava così tanto? Guarda, oddio, che brividi. Mi spiace perché dallo schermo sono sicuro che non è come essere qui, ma spero vivamente che riesca a trasmettervi la stessa cosa che sto vivendo io, almeno in parte, perché tutto questo è felicità, non c'è molto altro da aggiungere. Guardate, guardate dove cazzo siamo. Io sono ateo in un certo senso, però qui ci si riavvicina veramente se non con qualcosa di superiore, con la natura e qualcosa in più della natura. La modalità di gara è semplicissima. Fino alle qualifiche tutte le sessioni possiamo considerarle una sorta di prove libere, perché non valgono ai fini della classifica finale. Le salite più importanti che vedrete che determinano il risultato sono quelle di gara 1 e gara 2. Il tempo fatto varrà sia per l'italiano che per l'europeo. Per capirci, non si sale 2 volte. La stessa salita vale per le 2 classifiche. Difatti, i più attenti avranno notato che sto utilizzando le gomme intagliate. Più precisamente le nuove Pirelli Supercorsa V4 SC, in mescola SC1 appunto, la più morbida disponibile. Devo dirvi che mi hanno stupito, perché sapete bene, la strada non è pulita come la pista, eppure mi hanno dato subito una confidenza incredibile. Ma più che dirlo io, lo vedrete dalle immagini. Tornando al regolamento, chi invece fa solo l'italiano può utilizzare delle gomme slick, cioè senza intaglio. Direi che adesso sapete tutto, quindi torniamo all'azione. Partenza del Salvadori. Comunque, tornando a noi, la vecchia moto del Salva va ancora forte, ragazzi. Dai, che dici? Ma fortissimo. Il pilota che non va più purtroppo, se vogliamo fare. Allora, un anno esce quello con lo scooter da casa perché si era stancato. Questa è la top 3 di quello che è successo qua. Tutti a Frosinone. Tutti in un Si posto. era stancato di aspettare, lui doveva andare, è uscito con lo scooter quando arrivava una moto e si sono presi in pieno. Ah, tipo nel rally come quando stanno andando a Cannella. No, ma che cazzo fa sto qui? E quindi tu sei lì a Cannella e c'è quello col motorino, il vecchietto col motorino che dice a me non frega un cazzo da aspettare. E cosa è successo poi? Ah, si sono presi in pieno. Sono esplosi? Sì. Cioè è arrivato a Frosinone centro? Più o meno. Ok. Un altro anno dal parco chiuso su contromano è sceso una bici perché lui non voleva fare il giro lungo e è sceso contromano, è salito come un pazzo con la macchina, ha preso la bici e ha lanciato giù dalla montagna. Idolo! È il minimo che poteva fare. Cioè, Quest'anno tipo doveva arrivare uno con la moto tipo questa è Sparta, boom, e lo buttava giù dal... Quest'anno, moto al semaforo, bam, bam, bam. Arriva la signora con le buste della spesa. Ma veramente... È passata a fianco alla moto. Cioè prima della partenza. Davanti alla fotocella i cronometri così. Signora, ma dove va? Fa il direttore? Ah, devo andare a casa con le buste della spesa. E scatta la fotocella e inizia a prendere il tempo alla signora con le buste della spesa. No, in classifica signora con le buste della spesa. Vabbè, e quindi poi l'avranno girata e l'ha fatto tornare indietro. Sì, cioè l'hanno presa. No, ma dove sta andando? Ah, io devo andare a casa. Ma non vede che c'è la moto che sta per partire? Ma io devo andare a casa, come faccio? Faccia il giro. È questo il bello, cazzo, è questo. Cioè non i miei fighettini, queste cose, storie da raccontare, ragazzi. Se tu non fossi stato qua non avresti avuto queste storie da raccontare. Ah, no, o sbaglio? E ce n'è di roba da raccontare. Sembra fatta apposta ma non lo è. Siamo qui pronti, la tensione che sale, gente che scalda le moto. E qui dietro di noi che ci accompagna verso la partenza c'è un monito, come si può chiamare? Un augurio, ditemelo voi. Vedremo.
vuol dire tutto o niente. Prima a destra, sfiora il muro e alleggerisci. Dentro la seconda e giù in piega a sinistra. Adesso lasciala correre. Short shift di terza e pieno nella semicurva. Questa è stronza, stringe, aspetta ad aprire. Dentro fino alla terza sfiorando il guardrail, a 70 metri frena. Gas puntato, punto di corda sul paletto e cambio di direzione. Ok, ci sono. Più di così è tosta, eh? Che botta, ragazzi. Cosa hai fatto? 27,4. Ah! Scusa. Cioè, devo andare più forte per il podio o ci so dentro? Aciderbolina. Secondo, dove cazzo è? Ah, Sei sceso parecchio? Quanto? 27,4. Una insieme Che rischio, ragazzi. In questo turno ho capito sulla mia pelle cosa vuol dire dover rispettare la strada. Difatti non mi sono piaciuto perché ho rischiato troppo e non me lo posso permettere. Qui un errore ti costa. Quindi ho ancora troppo l'indole del pistaiolo che dico vabbè, mi muove, vado lungo, c'è la ghiaia, c'è qualcosa. No, non c'è la ghiaia. Porco, c'è il burrone. Quindi bisogna veramente, devo resettarlo, devo riuscire a fare questo tempo senza prendere questi rischi, facendolo diventare mio. E secondo me mettendo a posto delle cose è fattibile. E la cosa che più mi ha colpito è vedere Maurizio, che qui casa sua, idolo incontrastato, va fortissimo, lo sappiamo, primo nell'europeo, primo nell'italiano. Lui da quando ha iniziato la salita, pensate a quante manche ha fatto, siamo sulle 150-160, non è mai caduto. In 5 anni non ha mai appoggiato il sedere e la moto per terra. Questo vuol dire essere professionisti e riuscire a essere freddi nonostante l'adrenalina in corpo. E vi assicuro che qui, dove l'adrenalina è di un altro livello rispetto alla pista, è molto difficile. Allora, volevo capire adesso, visto che è gara 1, che cosa facciamo? No, perché me lo devi dire tu. Giustamente nell'ultima salita, come avete sentito, ho detto
Basta consigli. Non dico più niente. Non mi dice più niente. Però come ho detto, e l'ho ridetto prima da solo e l'ho ridito qui in presenza, io l'ho dato molto prima, Ci vuole rispetto per chi lo fa da più anni e ci vuole rispetto per la strada, perché io lo faccio ancora troppo di cuore. Tu lo fai da robot. Ci hanno ripreso dall'esterno, lui a filo, curetto, al pelo, è uscito a moto precisa che non si muoveva. Tac, io cioè, no, basta. Ma se a te mi regolo io. Te l'ho detto, se faccio le robe fatte perfette, 1.26, 99999, sotto lì è rischio completamente inutile. Tu sai quanto hai nel taschino, quindi regolati. 27-0. No, va a cagare. Quel mezzo secondo che c'era prima, adesso un 25 lo vediamo di sicuro. Vediamo adesso. Qui tutto bello e cazzeggio fino a quando non arriva il momento di fare sul serio. Adesso bisogna spalancare veramente il gas. Le ultime 2 salite, dove la danza con l'innominabile non è più un valzer tranquillo, ma un tango passionale. Sono arrivato qui ieri, dopo 6 mesi che non toccavo un 1000, e mi ritrovo in lizza per giocarmi la vittoria nell'Europeo alla mia prima presenza su questa strada e in questa specialità. Ancora faccio fatica a pensare che sia possibile, eppure è lì, a portata di mano, non posso non provarci. Gara 1, ragazzi. No, guardate che roba! No, che emozione. No, ragazzi. No, follia. Grande! Grande! Vabbè, io cosa vi devo dire? Che figata! Mamma, non so cosa dire. Mi mancava tanto. Questi pochi istanti che rimarranno per sempre nella mia memoria vogliono dire tanto, veramente tanto, e ripaga di tutti gli sforzi fatti, tutte le teste di cazzo che bisogna sopportare. Questo ripaga tutto. Colpo di scena! Jean-Luc, il pilota che si sta lottando all'Europeo con Bottalico, è stato penalizzato per un taglio di variante. Di conseguenza Maurizio è campione europeo. Io mi ritrovo incredibilmente in seconda posizione e con un'ultima cartuccia da sparare in gara 2. Riuscirò a fare il colpaccio o la mia ambizione sta superando il mio talento? Ultimi 2 chilometri, ultimi 90 secondi da vivere in apnea. Andiamo a prenderlo.
decimo, per un solo fottutissimo decimo. Ho il cuore che mi sta esplodendo dal petto. Ultima curva folle con la moto che ha ripreso, ha mollato e ha ripreso un'altra volta. Non me ne è fottuto un cazzo dentro, full gas, limitatore, traction che entrava. Non so cosa dire. Incredibile. Più di così, ragazzi. No, invece siamo da solo. Grazie. Grazie, ragazzi. Grazie mille. Mezzo si gabbia di macchina. Complimenti a te. Grazie. Seguo sempre. Grazie mille. Ma che bello è, porca... Ma secondo voi, ormai mi conoscete, sapete che il mio mood è sempre e comunque mai una gioia. Lasciatemi spiegare. Ebbene, anch'io ho preso la penalità per il taglio della variante. No. Porco. Al limite? Non al limite? Sicuramente, ma ho fatto la stessa identica traiettoria in qualifica, se non sbaglio, e non mi è arrivata nessuna penalità. Sapevo di essere borderline, quindi in gara 1 mi sono tenuto un po' di più, però in gara 2 dovevo dare tutto. E quindi sono tornato a farla un po' più al limite, ricevendo la penalità in qualifica e quindi sapendolo prima, anche in gara 2 non avrei rischiato così tanto in quel punto. E mi hanno raccontato i piloti del paddock che di situazioni simili durante l'anno, durante la stagione, ne sono successi una marea. Altra cosa simpatica, forse questa è ancora meglio. A metà manifestazione sono stato estromesso dalla classifica dell'Europeo. Perché? Perché la mia licenza del mondiale Moto E non andava bene. Ebbene sì, avete capito bene. Dopo aver fatto le verifiche licenza, essermi iscritto, aver preso appunto le gomme intagliate e non quelle slick perché nell'Europeo si devono usare le intagliate e tutto quello che ne consegue per essere a regolamento europeo, dopo aver fatto la metà delle salite mi è stato detto no, ci siamo sbagliati, la tua licenza non va bene. Niente, questo giusto per dovere di cronaca, non per altro. È un peccato che succedano un po' tutte queste cose perché secondo me le gare in salita hanno un potenziale enorme, come dopo tutto avete visto da questo video. Basterebbe veramente poco per rendere tutto perfetto. Magari ci penseremo l'anno prossimo. Ma detto questo, torniamo alla gara e a quegli ultimi momenti magici. A una cena, alla quale ho avuto la fortuna di esserci, un vecchio saggio descriveva così i piloti che popolano questo paddock. Un'esistenza tranquilla, regolare, timorata, vissuta secondo le regole, con garbo e moderazione. Accanto alla madre dei tuoi figli e dei tuoi sogni, la tua stella polare. Un mondo dove amore vuol dire rispetto e la moto non è che un mezzo di trasporto. Oppure la follia, la dannazione eterna, la passione che ustiona e che travolge, il commutatore che trasforma pudore, prudenza e buonsenso in azzardo e sfida. Il delirio che fa apparire la ragione illogica, l'etica immorale e l'anima un fastidioso fardello di cui sbarazzarsi. Lo sguardo sempre più torvo, le porte del paradiso spalancate in fondo ad un abisso. Guardatevi dalle femme fatale e da questi forsennati. Potrebbero farvi perdere la retta via. Oppure assecondateli.
potrebbe valerne la pena.